Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Stamattina partiamo dal calciomercato con una trattativa per Calaili che avanza seppur a piccoli passi ma si avvicina alla conclusione. Ci sono poi i nomi di Jones, di Chalobah e non solo, e andremo a trattare un tema che invece non riguarda il calciomercato, riguarda il caso Ultras con Di Marco che potrebbe essere coinvolto e andremo anche a vedere cosa può rischiare il calciatore nerazzurro. Andiamo con ordine, partiamo come facciamo di solito ormai in questo periodo dai temi del calciomercato e come di solito io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per dare un grandissimo supporto. Iniziamo dal Corriere dello Sport che titola Calaili a scacchi. Dal Belgio trapela l'offerta del Como che risulta datata per pressare l'Inter. La partita di mercato per l'israeliano che aspetta i nerazzurri si infittisce di mosse e astuzie dell'Union. E andiamo poi a leggere anche su Tutto Sport, leggiamo Calaili allo scoperto vuole l'Inter, ha annunciato all'Union Saint-Gilloise le sue intenzioni, le parti trattano. E sul tema scrive naturalmente anche la Gazzetta dello Sport dove viene aggiunto nuovamente il nome di Curtis Jones. Subito Calaili, poi nuovo assalto per il jolly inglese. Jones, l'Inter non molla. Il Liverpool ha rifiutato la prima offerta di 20 milioni, i nerazzurri pronti a salire fino a 25-30. Iniziamo innanzitutto dal nome di Calaili. Ecco, ieri ne avevamo parlato che dal Belgio veniva riportata un'offerta del Como. In realtà, già ieri, la mia prima sensazione era che fosse più un gioco da parte del club belga per mettere pressione all'Inter, per spingere l'Inter ad aumentare l'offerta ed in effetti è un po' quello che poi è trapelato nella giornata di ieri. Dal Como sono arrivate delle smentite, non sono interessati in questo momento a Calaili, non c'è un nuovo duello di mercato e l'offerta praticamente, come riporta il Corriere dello Sport, era relativa ad una telefonata del Como ma ormai datata, nessuna nuova offensiva da parte dei lariani sull'esterno israeliano. Rimane una distanza tra l'Inter e l'Union Saint-Gilloise, non è una distanza incolmabile, perché l'Union Saint-Gilloise chiederebbe 30 milioni, l'Inter sarebbe a 25 coi bonus, però insomma sono quelle distanze che si possono colmare soprattutto perché tutte le parti in causa vogliono la buona riuscita dell'affare. Ecco, magari 25 più bonus, quindi aumentare di qualche milione l'offerta può sicuramente aiutare molto a risolvere la situazione. Con Calaili che ha già fatto sapere all'Union Saint-Gilloise che lui vuole andare all'Inter, ha chiesto appunto di lasciarlo andare, non ha preso parte all'ultima amichevole e probabilmente non prenderà parte neanche alle prossime finché non si unirà poi ufficialmente all'Inter. È una situazione che gioca in favore della nostra squadra. Il punto però qual è? Che bisogna accelerare, bisogna chiudere nel giro di qualche giorno, perché l'offensiva del Como era soltanto un tentativo dell'Unione Saint-Gilloise di ottenere qualche milione in più, però occhio, è comunque un calciatore interessante, quindi quello del Como è stato un tentativo, diciamo, anche andato a vuoto, però potrebbe inserirsi qualche altra squadra e sappiamo per quanto il calciatore dia preferenza all'Inter, se la trattativa va troppo per le lunghe, se non si trova una soluzione, se arriva un club che può offrire magari anche condizioni sportive simili, ecco magari un club che gioca la Champions, che gli offre un ruolo di primissimo livello, può cambiare tutto lo scenario di mercato, quindi bisognerebbe cercare di accelerare e di portare a termine l'acquisto di Calaili nel giro secondo me di 1 o 2 giorni. Poi sappiamo, sono anche delle situazioni che vengono un po' indotte dal modo di operare anche del fondo, perché sappiamo che magari c'è bisogno di ottenere l'ok da OH3 che deve comunque valutare tutti i rischi del caso, ecco perché naturalmente ogni investimento, forse nel calcio più di altre aziende, un investimento da 20-25 milioni comunque nasconde tanti rischi e quindi ci sono tutte le valutazioni da fare sul rischio, sull'investimento, anche per quanto riguarda il costo che poi ha il calciatore sul bilancio annuale. Però insomma bisognerebbe anche un po' adattarsi, anche dare quel pizzico di flessibilità in più ai dirigenti per chiudere in maniera più rapida le operazioni ed evitare il rischio di subire nuove beffe. Anche perché anche l'offerta da 25 milioni più bonus, con un accordo da 1,8 milioni dovrebbe essere un quinquennale, qualcuno riporta un quadriennale, però insomma sono
diciamo più le voci che riportano un accordo per 5 anni, praticamente significa che a bilancio annuale il costo di Calaili non supererebbe i 10 milioni, che sono un po', ecco, il limite che l'Inter si è imposta negli ultimi affari. Il Calaili ovviamente è la priorità, ma poi ci sono le altre situazioni di mercato e come abbiamo visto sulla Gazzetta dello Sport viene riportato ancora il nome di Curtis Jones, che non è uscito dai radar nerazzurri. C'è però anche il Corriere dello Sport che scrive budget e spazi, ausilio, vigila, ma così Jones diventa difficile. Ecco, il punto qual è? Che Jones interessa all'Inter. La richiesta del Liverpool è molto alta, perché si parla di una richiesta praticamente di 40 milioni di euro, e l'Inter ha anche un sovraffollamento in questo momento a centrocampo, oltre al fatto che chiaramente dopo l'esterno la priorità dovrebbe essere data ai difensori, perché all'Inter mancano 2 difensori, invece ci sono troppi centrocampisti dal punto di vista numerico. Quindi la mia sensazione qual è? Che l'Inter chiuderà per Calaili, o almeno quello è l'obiettivo. Dopodiché ci si concentrerà sul difensore. Cialobà rimane il primo nome, però comunque è un affare molto costoso. Parliamo di un calciatore la richiesta almeno del Chelsea è di 35 milioni e quindi si andrebbe sicuramente oltre anche quei 10 milioni di peso annuale sul bilancio annuale di cui parlavamo prima. L'Inter valuterebbe anche delle alternative. Noi nei giorni scorsi abbiamo provato anche a valutare delle alternative un po' più economiche, un po' anche più giovani di Cialobà, per quanto il centrale inglese abbia 27 anni, però per esempio avevamo fatto il nome di Flamingo, di Affengruber, che erano comunque dei profili interessanti. Ecco, l'Inter ha delle alternative comunque. Al momento sembra che sia concentrata per quanto riguarda i difensori su Cialobà. Alla luce di questo, il nome di Curtis Jones automaticamente assume un'importanza minore, non per il calciatore che comunque rappresenta quello che probabilmente cerca Kivu in quanto a intensità. Tra l'altro, come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, vengono apprezzate anche le sue doti relative alla duttilità. Per esempio, l'ultima partita con Liverpool l'ha giocata addirittura da terzino destro, un ruolo che non sarebbe il suo, però dimostra un calciatore abile ad adattarsi anche in altre zone del campo. Il punto è che, in primis, è un investimento oneroso e quindi c'è bisogno di fare degli introiti e c'è bisogno di liberare spazio a bilancio e poi c'è bisogno, ecco, di liberare spazio dal punto di vista numerico, perché l'Inter ha in questo momento in rosa a centrocampo Frattesi, Akinzamiro, Masolen, Stankovic, Aslani, più i centrocampisti dello scorso anno. Quindi se Stankovic e Massolen saranno comunque valutati nel ritiro, il primo io penso che rimarrà. Per quanto riguarda Aslani, Akinzamiro, Frattesi, si cerca una soluzione. E anche su Frattesi non c'è in questo momento un qualcosa di imminente, quindi senza queste uscite dubito fortemente che l'Inter possa accelerare su Curtis Jones. L'altra soluzione, e secondo me non è da escludere, è quella poi di invece rimandare a gennaio le trattative con Jones quando si può trattare direttamente col calciatore per il prossimo anno a parametro zero. Poi è chiaro, in quel caso possono venire fuori altre pretendenti, può aumentare la richiesta di ingaggio, può aumentare anche la richiesta, perché no, della gente sulle commissioni, sui bonus, però chiaramente ad oggi io penso che l'Inter non possa accelerare sul nome di Curtis Jones semplicemente perché ci sono altre priorità, perché c'è bisogno di liberare spazio a bilancio, perché c'è bisogno di sfoltire un centrocampo in questo momento assolutamente sovraffollato. Andiamo anche con gli altri articoli e leggiamo sulla Gazzetta dello Sport De Pieri all'Ascoli, la giovane ala va in prestito. Ecco, dopo la cessione di Alexiou all'AEK Atene che avevamo appunto sottolineato ieri, in prestito con un diritto di riscatto a 3 milioni e controriscatto a 4, De Pieri viene ceduto ufficialmente in prestito all'Ascoli, mentre su Camatì c'è l'interesse del Padova. Secondo me sono buone operazioni perché si mandano i calciatori a giocare in Serie B, con l'auspicio che ricevano anche tanti minuti, non come è capitato lo scorso anno a De Pieri, e quindi che possano, ecco, fare tanta esperienza che poi può rivelarsi importante per il grande salto. Per esempio, ecco, prendiamo il caso di Pio Esposito, 2 anni allo Spezia in Serie B, poi si è dimostrato un calciatore pronto per l'Inter. Magari non è detto che tutti facciano lo stesso percorso, perché potrebbe anche essere che un calciatore ha bisogno di fare ulteriori step, che non è subito pronto per la grande squadra, però sicuramente sono delle operazioni interessanti, anche perché comunque
giocare in Serie B rappresenta un livello di difficoltà superiore rispetto all'Under 23 che naturalmente gioca il campionato di Serie C. Andiamo anche agli altri articoli e arriviamo a ciò che invece non riguarda direttamente il calciomercato ed è il caso Ultra che ecco, vede coinvolto anche Di Marco e tirerebbe in ballo nuovamente Çalhanoğlu. Caso che però in un certo senso viene anche un po' enfatizzato. Infatti noi troviamo sulla prima pagina di Tutto Sport, questo appunto cerchiato, Ferdico inguaia anche Di Marco. Ecco già il modo come viene presentato è molto pesante per le parole che vengono utilizzate, seppur rimane un qualcosa di vietato. E leggiamo: Inter, Di Marco nella bufera, rischia per i regali agli ultra. Ferdico si pente e rivela: era pronto a regalare a me, Bellocco e Beretta 3 anelli con il brillante. E la stessa notizia viene riportata anche dal Corriere dello Sport, però ecco, dando molta meno enfasi. Leggiamo infatti così: Ferdico, Di Marco voleva regalare 3 anelli. Il punto qual è? Praticamente Ferdico, l'ormai ex capo ultra dell'Inter, ha dichiarato che Di Marco tramite il suo manager aveva fatto sapere di essere pronto a regalare 3 anelli col brillante ai capi della Curva Nord e avrebbe richiesto un coro particolare per lui, sottolineando che quello per Çalhanoğlu era decisamente più bello rispetto al suo. Mi sembra quasi una richiesta da ragazzini, però insomma è chiaro che poi per un calciatore cresciuto a Milano, un calciatore interista che gioca nell'Inter, chiaro che anche questo rappresenta un qualcosa di significativo. Di certo è vietato avere contatti con gli ultras, quindi sicuramente è un qualcosa che non è permesso, però Ferdico sottolinea anche che non si è trattato di estorsione, loro non hanno estorto regali a Di Marco, era una richiesta dello stesso calciatore di avere un coro nuovo e di ecco, proporre questo come regalo, quasi in cambio. È una situazione che secondo me, come detto, non è permessa dal regolamento, però non è così grave come viene raccontata da Tutto Sport. Di Marco nella bufera, Ferdico in guaia Di Marco. Cosa potrebbe effettivamente rischiare Di Marco? Ci sono delle multe, squalifiche e poi ci sono le diffide e le inibizioni. Visto che non è un qualcosa, non si tratta di estorsione, non si tratta di essersi piegato a tentativi di estorsione e non era un qualcosa finalizzato a fare degli illeciti. Ecco, per esempio, Di Marco non stava fornendo a Ferdico alla Curva Nord dei biglietti, non stava aiutando per esempio in traffici illeciti o altro. Probabilmente, ecco, immagino che la sanzione, se dovesse essere confermato il tutto, perché al momento ci sono sì le dichiarazioni, ma non c'è, ovviamente non ci sono ancora prove, non c'è un riscontro, quindi sicuramente indagheranno, sicuramente sarà aperto un fascicolo. Se dovesse essere confermato il tutto, la mia sensazione è che Di Marco potrebbe essere combinata una multa, una giornata di squalifica come fu per Çalhanoğlu, però non immagino insomma lunghe squalifiche o altro, anche perché, come sottolineato, non stiamo parlando di un calciatore che avrebbe aiutato in affari illeciti, ha avuto semplicemente dei contatti che sono però, lo ribadisco, vietati. Perché Ferdico tira nuovamente in ballo anche Çalhanoğlu? Perché sottolinea che tra i due c'era una certa amicizia, quindi sottolinea che erano pronti anche a fare delle vacanze insieme, che Ferdico avrebbe praticamente ospitato in Germania per la partita della Turchia, Çalhanoğlu avrebbe ospitato ecco, Ferdico in Germania, nel senso che gli ha pagato il viaggio, gli ha pagato l'albergo, gli ha permesso di assistere ad Olanda-Turchia e anche questo è un qualcosa che, ecco, proprio i rapporti col mondo della tifoseria organizzata sono vietati, anche questo, ecco, rientrerebbe in quelle dinamiche. Çalhanoğlu, ricordiamo che a differenza di Di Marco era già stato tirato in ballo e aveva già scontato una giornata di squalifica. Anche in questo caso però io non credo che parliamo di lunghe squalifiche, non credo che parliamo di qualcosa di particolarmente serio come dal punto di vista dei rischi e quindi anche qui forse un'altra giornata di squalifica, un'ulteriore multa, l'Inter potrebbe essere multata per responsabilità oggettiva, però non credo che siamo di fronte ad una vera e propria bufera, non credo che Di Marco o Çalhanoğlu siano inguaiati come scrive Tutto Sport e non credo che insomma ci siano dei rischi assurdi, però ancora una volta
ed è quello che tendo spesso a sottolineare, che viene strumentalizzato il tutto. Perché è qualcosa di illecito, sì, però bisognerebbe anche sottolineare cosa è stato fatto. Bisognerebbe, ecco, non fare i titoloni per attirare i lettori, per aumentare quell'enfasi, per aumentare l'attenzione mediatica su quella situazione. Ecco, bisognerebbe fare dei titoli che chiariscono ciò che è successo. Quando noi andiamo per esempio a vedere quello del Corriere dello Sport, così Ferdico, Di Marco voleva regalare 3 anelli. Attira comunque la lettura, però è diverso rispetto a scrivere Di Marco nella bufera, rischia per i regali agli ultra, o peggio ancora, Ferdico inguaia anche Di Marco. Ecco, leggendo in questo modo si dà spazio a pensare che sia molto peggio, ed il problema qual è? Che molti si fermano al titolo, molti non vanno a leggere l'articolo, molti non vanno ad informarsi effettivamente cosa è successo, effettivamente quali sono i rischi. Ferdico in guai Di Marco nella bufera, automaticamente si arriva a quelle semplici conclusioni. L'Inter è coinvolta, e quando poi non rischiano troppo, perché praticamente le sanzioni non sono qualcosa di eclatante, poi si dice che l'Inter è protetta, che c'è la Marotta League. Insomma, come al solito, si tende ad enfatizzare una notizia e non ad informare il lettore, che molto spesso non vuole neanche informarsi, ecco, da questo punto di vista. Però, come detto, per me sicuramente è qualcosa di vietato, ci sono dei rischi, non sono rischi, secondo me, che vanno ad incidere sulla stagione o sul calciatore, e soprattutto non vedo una vera e propria bufera, se non dal punto di vista mediatico. Ecco perché Tutto Sport poi sottolinea che è un calciatore della nazionale, che segue quella di Bastoni. Insomma, come al solito si cerca di esagerare, perché chiaramente oggi tirare in ballo l'Inter e parlare di bufere è sempre un po' troppo semplice. Ecco, si fornisce alla gran parte dei lettori ciò che vuole sentirsi dire o ciò che vuole leggere. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sulle ultime di mercato, sia su queste ulteriori vicende sul caso Ultras. Ecco, anche voi cosa ne pensate, anche di come vengono raccontate queste vicende. Come al solito, sfruttiamo la sezione commenti per confrontarci, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.